Good morning guys! Benvenuti in questo nuovo tutorial ragazzi. Oggi andiamo a vedere come smontare le pinze dei freni anteriori e posteriori e quindi controllare o cambiare all'occorrenza le pastiglie. Per fare questo lavoro ragazzi abbiamo bisogno di pochissimi attrezzi, un cacciavite o una punta di cacciavite piatta, una chiave numero 10 ma non questa, bensì questa e ultima, chiave a brugola numero 5. Ora arriva il bello e cominciamo a fare il lavoro. Come ragazzi avete ragione, questa telecamera con cui sto riprendendo in questo momento è troppo distante, non si vede bene nel dettaglio. Ecco perché qui sotto ho messo l'altra GoPro pronta a registrare il dettaglio del lavoro. Però ora iniziamo. La prima cosa che vado a fare ragazzi è svitare la vite, questa qui a taglio, e non smetterò mai di dirlo, io odio le viti a taglio. Gli do una bella allentata. Ok, quando sentite che fa il tac è perfetto, vuol dire che si è svitata. La vado a togliere. Sotto si va a mostrare il bullone da 5 che io ora vado a allentare. Ora vado a svitare le due viti, quelle principali che tengono ferma la pinza. Mentre fate questo tenete ferma con le mani la pinza perché altrimenti la pinza poi cade. Siccome è collegata a un cavo andiamo a tirare il cavo. Infatti, cosa che non vi ho detto ragazzi, preparatevi un banchettino dove poi appoggiare la pinza perché sennò poi questa penzola. Come tutti i lavori va fatto con attenzione e meticolosità. Ok, ci siamo. Pinza uscita. Ecco il mio banchetto. Ora mi sposto un secondino, la appoggiamo qui così e tiro fuori le due pinze. Queste sono le pinze dei freni e a guardarle direi che non sono messe malissimo. Questa ancora ha una buona qualità di vita, mentre guardate la differenza con quest'altra che è molto più fina, da monitorare in maniera abbastanza costante. Come avete visto nell'altro video, quasi mensile. Mettete i guantini perché le mani si zozzano a bestia. In questo caso facciamo finta che queste siano da cambiare, si cambia tutto quanto, a parte la placchettina. Questa placchettina rimane nelle nostre mani. Questa prendo la pastiglia nuova, ci applico la placchetta sopra, stessa cosa per l'altra e vado a rimontare. Questa ragazzi è la pinza freno. Semplicemente cosa faccio? Riprendo, tanto abbiamo visto che il bullone che tiene fermo è qui sotto, quindi con la parte del bullone e la parte frenante, la parte che frena, va messa dentro. C'è questo scalino qui da far combaciare qui sopra, quindi lo andiamo a mettere, no, messo storto, ok c'è, piazziamo anche l'altra, le due pastiglie le ho piazzate bene, tenendo le pastiglie ben ferme, rimetto il bullone dentro così che tutto quanto rimanga fermo nel momento in cui vado a riposizionare la pinza del freno e ora cominciamo a rimetterla. Ok, piazzo subito due bulloni a tenere fermo il tutto e cominciamo a ristringere tutto. Vado a stringere quelle che sono le due pastiglie. Io questo lavoro lo faccio tranquillamente perché non mi richiede grandi capacità. Per altri lavori più seri preferisco assolutamente affidarmi a un meccanico. Stringete forte, mi raccomando. Ok, più di così non ce la faccio. Ora stringo anche forte il bullone che tiene ferme le pasticche. Ok, e rimonto la vitina. Pinza anteriore finita, direi di passare a quella posteriore. Fondamentalmente il lavoro è quasi lo stesso rispetto a quella anteriore, con l'unica differenza che la pinza non viene via ma si sfila dall'interno la pastiglia e basta. Il primo step è sempre svitare la vitina. Solito chiave per bulloni, svita, 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 svita. Vite tolta. Come potete vedere le pastiglie basta farle sfilare da sopra. Semplicissimo, una e due. Nelle motociclette si utilizza di più il freno anteriore che quello posteriore. Infatti le pastiglie praticamente sono ancora nuove. Se vi state già chiedendo, posso fare cambio avanti dietro? No ragazzi. Le pastiglie posteriori, come vedete, hanno due riquadri, 1 e 2. L'anteriore ne ha 1, 2, 3. Quindi non vanno bene in nessun modo. Ne approfitto per dire una cosa ragazzi, io ho sempre rimontato pastiglie originali, una volta sola ho provato con delle pastiglie più performanti, definiamole più sportiveggianti,
Le ho cambiate praticamente subito dopo 2000 km perché il freno anteriore mi fischiava costantemente e sul disco mi rimanevano delle strisciate nere. Perché rispetto alla moto che è, rispetto alla pinza che è, era troppo performante questa e quindi il tutto non lavorava al meglio. Quindi sono tornato a quelle originali che secondo me sono per questa motocicletta pensate nel modo giusto. Quando si monta le pastiglie nuove io non ho mai fatto nulla, l'ho tolta dalla confezione, messe dentro, fine. Qualcuno consiglia di farci dei graffi superficiali con una punta di trapano, un cacciavite, quello che sia, ma proprio dei graffiettini, perché sopra c'è una patina protettiva e dicono che i primi chilometri poi non funzionano come dovrebbero. Mai fatta questa cosa, mai avuto problemi, quindi diciamo che è un po' come i pneumatici, quando sono nuovi c'è quella patina e vi dicono i primi 500 km vacci con attenzione. Ok ragazzi, i primi 500 km non tirate troppo il freno, fatelo con calma e non avete problemi. Io l'ho fatto, tutto a posto. Ora direi di rimontarle. Non preoccupatevi quando montate le pastiglie, perché finché non prendete l'incavo preciso in cui incastrarle, i buchi non combaceranno mai. Quando il buco combacia, allora la pastiglia vuol dire che è stata messa bene. Stessa cosa vale per quella anteriore. Ok, ora stringo forte. Ok, che figata le mie mani. Vi ricordate l'omino Tabù? Tabù, anche bianco, Tabù, uguale. La pastiglia del freno posteriore si riesce a controllare benissimo anche da sopra, senza smontare nulla. Quella anteriore si riesce un pochino peggio, però ci riesce abbastanza bene. Quindi quello che vi ho fatto vedere non è il procedimento fondamentale per fare il controllo visivo dello stato di usura, però è la procedura necessaria per fare il cambio delle pastiglie, cosa che io dovrò fare sicuramente a breve su quella anteriore. Come avete visto ragazzi, non è un lavoro difficilissimo da fare e porterà via fra tutto, prendere materiali, smontare, tirare, mezz'ora forse anche troppa, però è una cosa che si riesce a fare da soli. Spero che questo video possa essere stato di spunto per qualcuno di voi ragazzi e che abbiate visto che fare questo lavoro da soli porta via pochissimo tempo e non servono grandissime nozioni e capacità. L'unica capacità ragazzi è quella di svitare i due viti e riavvitarle. Fine. Se avete qualche altro tutorial semplice che magari vi può interessare andare a trovare, ditemelo e io lo realizzerò. Vi ringrazio di essere rimasti con me ragazzi, iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!